Ciao a tutti e ben ritornati sul mio canale. Io sono Simona. Innanzitutto vi voglio dare gli auguri del buon anno, che non ce lo siamo ancora dati, che non ve l'ho dati, e questo è il video dell'anno nuovo, il primo video dell'anno nuovo. E come video, combinazione, c'è stata una mia signora che mi segue qua su YouTube, che mi ha chiesto se le potevo fare un angioletto. Infatti Antonella, questo te lo dedico a te, spero che ti piaccia. E quindi le ho fatto un angioletto. Lo voleva con la testa, il corpo, tutto quanto, non come quelli che avevo fatto, sotto il periodo natalizio da appendere all'albero di Natale, ma voleva proprio tutta la bambolina praticamente. E io le ho fatto, questo modellino. Non è difficilissimo, è molto semplice. Ho fatto tutto con le ali, appunto tutto il bordino, è molto molto semplice. Una cosa, allora io l'ho fatto, con il colore lilla. Voi lo potete fare come sempre, come con tutti i colori che volete. Ehm, Combinazione dall'idea che m'ha dato Antonella, ehm, che voleva appunto questa statuetta di angioletto, io l'ho presa come spunto anche per fare le bomboniere, adesso che arriva poi a maggio, che arriveranno il periodo delle comunioni, delle cresime e così via. E tanto è vero che l'ho fatte proprio così sul lilla, le sto facendo sul lilla perché questa sarà la mia bomboniera poi, per la comunione di mia figlia. E quindi le voleva, giustamente parlando con lei, le voleva tutte sul lilla e quindi le sto facendo tutte sul lilla. Però se voi volete un angioletto appunto molto più semplice, più classico, potete farlo tranquillamente tutto di bianco. Bianco, sul rosa, sull'azzurro, vedete voi, cioè il colore appunto sta poi un po' a voi a sceglierlo, quello che vi piace di più. Appunto, io ho fatto questo modellino, l'ho fatto pure da femminuccia, come potete vedere per i capelli, perché appunto essendo una mia bimba, appunto a femminuccia, ho detto facciamo l'angioletto anche da femminuccia. Quindi, se volete, si può fare anche la versione da maschietto. Non si faranno questi, poi dopo magari ve lo faccio pure vedere. Non si faranno appunto i, i boccoletti praticamente, e si farà solo la cuffietta, questa qua dei capelli, con un piccolo bordino qua tutto intorno. Ho voluto fare le manine così, che fanno da preghiera, perché comunque l'angioletto so che molto, cioè per me è molto religioso, quindi comunque ci sta con le manine così che fanno da preghiera. E quindi, bom, l'unica cosa, io l'ho fatto anche qua, ad esempio, con gli occhi così chiusi, scusate. Se voi volete, potete anche utilizzare l'occhietto quello aperto, quello che poi si va a incastrare. Quindi vedete anche voi su sta cosa un po' come più vi piace. Se vi piace appunto farlo con l'occhietto chiuso oppure con l'occhietto aperto. Ok, vi lascio al materiale. Allora, il materiale che io ho utilizzato per fare questo angioletto, allora, sono il rosa pelle, sempre della Fiocco, quindi il rosa pelle, il lilla, poi il bianco, il giallo, ok, per fare l'aureola, e poi ci servirà, ma proprio poca roba, un po' di rosso e un po' di nero per andare a fare i disegnini, la faccina, ok? Poi il marrone per i capelli. Io combinazione a casa non avevo questo qua della Fiocco, quindi ne avevo un altro, però ho utilizzato ugualmente questo. Ho fatto tutto con l'uncinetto da 2,5. Ok, poi ci serviranno le forbici, ago da lana, dei segnapunti, dei marker, la colla a caldo, ok, per andare a incollare, perché in questo caso io le braccine e le ali le ho incollate. Voi potete anche cucirle,
come più preferite, però io in questo caso l'ho voluta incollare. E poi ci servirà dell'imbottitura. Ok, abbiamo tutto, possiamo incominciare. Allora, inizieremo con il rosa pelle. Praticamente la testa e il corpo sono tutti attaccati, quindi andremo adesso a iniziare con il rosa pelle per fare la testa e poi dopo ci attaccheremo già con il secondo colore, quindi bianco, lilla, quello che volete, per fare anche il corpo. Ok, quindi è tutto già un pezzo unico. Quindi, come sempre, un amigurumi, quindi tutto a maglia bassa, ok? Cerchio magico, iniziamo facendo 6 maglie basse, ok, fatte le 6 maglie basse, chiudiamo, quindi andiamo nella prima maglia, ok, e per il secondo giro andiamo a fare un aumento. Allora, nella prima maglia mettiamo il marker, così segniamo il secondo giro. Andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante, quindi da 6 maglie che avevamo, adesso ne dobbiamo poi ritrovare al secondo giro 12. Quindi 2 maglie per ogni maglia sottostante. Allora, per il terzo giro andremo a fare una maglia bassa e mettiamo il marker e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Per il quarto giro andremo a fare 2 maglie basse, quindi una, 2 e l'aumento, quindi 2 maglie basse e l'aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Per il quinto giro andremo a fare 3 maglie basse, quindi questa è la prima, 1, 2, 3 e l'aumento, quindi 3 maglie basse e l'aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse. Finito poi questo giro, che è il quinto, poi fino al decimo giro, praticamente per altri 5 giri, andiamo a lavorare sempre 30 maglie basse. Ok, quindi finiamo questo degli aumenti e poi facciamo altri 5 giri solo con 30 maglie basse. Allora, ho finito i miei 5 giri, ok, di 30 maglie basse. Adesso per l'11° giro andremo a fare 3 maglie basse e una diminuzione. Adesso io qua la prima l'ho già fatta, ho messo già il marker. Quindi 1, 2 e 3 e una diminuzione. La diminuzione prendiamo solo la parte più esterna della maglia, ok? E andiamo a chiudere. Quindi di nuovo 1, 2, 3 e una diminuzione. Ok, 3 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse. Per il 12° giro andremo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima, 1, 2 e una diminuzione, 2 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse. Allora, per il 13° giro andremo a fare una maglia bassa,
e una diminuzione. Quindi una maglia bassa e una diminuzione per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 12 maglie basse. E finito poi sto giro di diminuzioni, facciamo altri 2 giri sempre con 12 maglie basse. Ok, quindi facciamo poi ancora il giro 14 e 15 con 12 maglie basse. Allora, ho finito anche i miei 2 giri di 12 maglie basse, quindi qua il color rosa si può anche tagliare. Ok, allora adesso per chi vorrebbe mettere gli occhietti, questi qua, ok, che sono quelli da mettere con le sicure dietro. Allora io qua ho le varie misure, secondo me questa qua che è quello più piccolino è quello che ci sta meglio. Quindi per chi volesse mettere adesso questi qua, li deve mettere già adesso, perché sennò poi dopo non riesce più a metterlo. Quindi allora di qua abbiamo finito, quindi questa sarà la parte dietro dove avremo tutte le chiusure, diciamo, di tutto il corpo, di tutto l'angioletto. Quindi andiamo dalla parte opposta, qui nel davanti, e per mettere l'occhietto andiamo tra il settimo e l'ottavo giro. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Tra 4, 7 e l'ottavo. Questa parte qua, ok? Quindi per chi lo volesse mettere, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, basta infilarli, vedete, poi ci sono le chiusure, ok, quindi poi da mettere all'interno la chiusura apposta. Quindi questo si lascia più o meno 1, 2, 3 maglie, ok, e si mette il secondo, ok. Quindi per chi vuole utilizzare questi praticamente lo deve fare adesso, metterli adesso. Ok, io anche questo qua lo farò con gli occhietti chiusi, quindi adesso ve l'ho fatto solo giusto vedere, però poi li andrò a cucire, farò come ho fatto l'altro. Quindi questi li vado a togliere. Ok, adesso quindi siamo arrivati qua. L'ultima maglia che abbiamo fatto la chiudiamo con il secondo colore, quindi ok, prendiamo così, che non la chiudiamo praticamente, e ci andiamo a attaccare con il secondo colore. In questo caso a me è il lilla, voi vedete se il bianco, il lilla, l'azzurro, come vi ho detto già prima. Ok, quindi andiamo nella maglia successiva, però adesso andremo a lavorare solo in costa retro, quindi andiamo a prendere solo la parte dietro della maglia, ok, lasciamo la costa davanti per poi andare a fare il colletto, questo qua, il collettino dell'angioletto, ok, quindi solo in costa retro andiamo a fare una maglia bassa, ok, e mettiamo il marker e un aumento, una maglia bassa, portiamoci dietro anche le codine, come vedete io le sto già lavorando, e un aumento, quindi una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 18 maglie basse, ok, quindi ricordiamoci di prendere solo la parte dietro della maglia, ok,
quindi continuiamo così. E poi per altri 2 giri andiamo a fare sempre 18 maglie basse. Quindi questo che stiamo facendo è il giro 16, poi per il 17 e il 18 facciamo sempre 18 maglie basse. Allora, finito i miei 2 giri, ok, di 18 maglie basse, adesso per il giro 19 andiamo a fare 2 maglie basse, quindi questa è la prima, 1, 2 e l'aumento, quindi 1, 2 e l'aumento. Quindi 2 maglie basse e l'aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 24 maglie basse e poi facciamo di nuovo altri 2 giri sempre di 24 maglie basse. Quindi facciamo il giro 19 con gli aumenti e il giro 20 e 21 solo di 24 maglie basse. Allora, per il 22esimo giro andremo a fare 3 maglie basse, quindi la prima l'ho già fatta, ho messo il marker, quindi 2, 3 e l'aumento, quindi 3 maglie basse e l'aumento per tutto il giro. Alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 30 maglie basse e facciamo sempre i soliti 2 giri di 30 maglie basse. Ok, quindi ci facciamo il 22esimo giro, che è questo qua dell'aumento, e poi 23 24 con solo 30 maglie basse. E ho iniziato già a imbottirlo, quindi imbottitelo anche voi, perché se no dopo poi non riuscite più a farlo perché ci allunghiamo troppo. Ok, quindi ci vediamo alla fine del 24esimo giro. Allora, per il giro 25 andiamo a fare 4 maglie basse, quindi 1, 2, 3 e 4 e un aumento, quindi 4 maglie basse e un aumento per tutto il giro e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 36 maglie basse. Come sempre poi facciamo altri 2 giri sempre di 36 maglie basse, ok, quindi questo degli aumenti, il giro 25, il giro 26 e 27 lo facciamo solo di 36 maglie basse. Per il giro 28 andremo a fare 5 maglie basse, questa è la prima, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 e un aumento, ok, 5 maglie basse e l'aumento per tutto il giro e alla fine del giro ci dobbiamo ritrovare con 42 maglie basse. Questo è l'ultimo giro di aumenti, ok, quindi finito questo giro che è il 28 di 42 maglie basse di aumenti, poi facciamo 12 giri con solo 42 maglie basse, quindi ci andiamo a allungare col vestito, ok, dell'angioletto, quindi dobbiamo arrivare fino al giro 40 solo con 42 maglie basse. Okay. Allora, ho finito i miei 12 giri di 42 maglie basse, adesso andiamo a chiudere con una maglia bassissima e possiamo anche tagliare, ok, il colore. Facciamo la chiusura, ok, di sicurezza, ok, e questo è fatto. Adesso prima di imbottirlo dobbiamo andare a fare la riga, questa qua che ho fatto qua sotto, ok, tutte di maglie basse, però prima di fare quello, siccome abbiamo già il colore lilla del corpo, andiamo a fare praticamente il coperchio che andrà messo qua. Quindi per fare il coperchio è molto semplice perché sappiamo che sono 42 maglie basse, quindi dobbiamo andare a fare praticamente un cerchio di 42 maglie basse, quindi facciamo sempre cerchio magico con dentro
6 maglie basse. Ok, possiamo anche stringere. E adesso andiamo a fare praticamente la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Andiamo ad aumentare sempre fino a quando non arriviamo a 42 maglie basse. Quindi nel secondo giro andiamo a fare un aumento per ogni maglia sottostante e quindi ci ritroviamo con 12 maglie basse. Ok, poi terzo giro, una maglia bassa e un aumento. Praticamente la lavorazione è questa qua, quella di fare appunto una maglia bassa e un aumento, 2 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento, fino ad arrivare a 5 maglie basse e un aumento, che sarebbe la circonferenza giusta di 42 maglie basse, per andare poi a chiudere appunto qua sotto il vestitino. Ok, quindi questo non ve lo faccio vedere perché comunque è la lavorazione che abbiamo fatto fino adesso. Bisogna solo aumentare fino ad arrivare appunto a 5 maglie basse e un aumento, che appunto che risulta 42 maglie basse. Ok, continuiamo così e ci vediamo dopo. Allora, ho finito, come potete vedere, i miei giri. Ok, sono arrivata a 42. Ok, quindi adesso qua lo tagliamo un pochino lungo il filo, perché poi andremo a cucirlo nella parte sotto del vestitino. Ok, quindi utilizziamo già lo stesso filo, questo qua. Quindi qua mi manca solo da fare la chiusura. Ok, ed è finito. Ok, questo lo mettiamo da parte per adesso. Poi riprendiamo il nostro angioletto. Adesso andiamo a fare la riga con il bianco. Ok, quindi molto semplice. Prendiamo sempre dal dietro, da dove abbiamo finito. Ok, dalla parte di qua contiamo dalla parte sinistra, perché sappiamo che qua dalla parte destra praticamente vedete ne abbiamo come se fosse un giro in più, che non è un giro in più, però finisce più alto. Quindi dalla parte qua a sinistra contiamo 1 2 3. Tra il terzo e il quarto giro, ok, ci andiamo a infilare qua in un qualsiasi punto qua dietro, ok, con l'uncinetto, e andiamo a prendere il filo da dietro, ok, lo portiamo avanti e poi entriamo in tutte le parti, non so se riuscite a vedere, praticamente tra una maglia e l'altra, prendiamo il filo qui da dietro e facciamo una maglia bassissima. Ok, di nuovo andiamo nella prossima maglia e facciamo una maglia bassissima. Vedete qua tra una maglia e l'altra praticamente ci sono i buchetti e noi ci andiamo a mettere lì con l'uncinetto per tirare fuori il filo da dietro, vedete, e facciamo una maglia bassissima e viene praticamente questo decoro, chiamiamolo pure decoro, appunto del vestitino. Ok, molto semplice. Andiamo avanti così fino alla fine, poi qua adesso vi farò vedere alla fine perché saremo una riga in su, quindi poi vi faccio vedere. Continuiamo così. Allora, sono arrivata, come potete vedere, alla fine. Una cosa molto importante, non fatelo molto stretto, perché sennò vi tira poi tutto il vestitino, quindi molto largo, lavorate molto largo. Arrivando qui alla fine, praticamente facciamo ancora l'ultimo, che è qua su. Come potete vedere, ehm, siamo dislivellati. Quindi adesso, avendo fatto questo su, andiamo solo a prendere
questo qua sotto e lo facciamo solo nell'ultimo, punto che andremo a fare, perché se no poi dopo si vede un po' la discesa, okay? Quindi qua abbiamo finito, possiamo anche tagliare, okay? Si vede, perché comunque si vede, per quello che io vi dico sempre: partite dalla parte, dietro, perché così almeno, la parte dietro diciamo che è quella meno vista, okay? Quindi appunto abbiamo fatto solo un pezzettino in giù. Adesso per, andarlo a chiudere prendiamo il nostro ago da lana, okay, facciamo la chiusura invisibile. Praticamente andiamo a metterci qua sotto a questa maglia, okay, ci passiamo il filo e andiamo a rimetterci dentro questa maglia. Andiamo a fare praticamente la maglia bassissima, solo che la facciamo con l'ago. Okay. Visto abbiamo formato un'altra maglia piccolina, così però non si vede niente. E quindi qua possiamo anche andare a fermare il filo, okay, a nascondere tutto. E questo è a posto. Adesso, siccome abbiamo il bianco, quindi questo per adesso lo mettiamo, da parte. Andiamo a fare adesso le ali dell'angioletto, okay? Quindi con il filo bianco andiamo a fare un cappietto iniziale, okay, e lavoriamo 16 catenelle. Okay, fatte le nostre 16 catenelle, allora adesso qua andiamo a lavorare tutto a maglia bassissima, okay, quindi iniziamo dalla seconda dall'uncinetto, entriamo dentro, okay, facciamo una maglia bassissima. Anche qua, non lavorate stretto, mi raccomando, lavorate abbastanza largo, cioè largo, morbido, in modo, da lavorare poi bene dopo, perché se si stringe troppo poi dopo facciamo fatica ad andare a prendere i punti, okay? Quindi il ritorno dobbiamo fare 15 maglie bassissime. Okay. Adesso facciamo una catenella e ci giriamo il lavoro. Adesso come potete vedere si è formata una parte qua di maglie, okay, e se giriamo un po' un'altra parte qua. Noi andremo a lavorare questa parte sopra, okay? Quindi questa ci resterà al lato. Noi andremo a lavorare qua, però andremo a prendere solo la maglia, quella più esterna a noi, okay, quella fuori. Quindi qua dove abbiamo chiuso, cioè dove abbiamo fatto la catenella, questa non la lavoriamo come maglia, la subito la primissima non la lavoriamo. Andiamo a lavorare poi dalla seconda. Quindi andiamo a prendere questa parte qua di maglia e andiamo a fare sempre le maglie bassissime. E adesso andremo a fare 14 maglie bassissime. Quindi questa è la seconda. Okay. Quindi saltiamo sempre una al finale, okay, quindi lasciamo sempre una per dare quella adesso guardate qua, ne ho fatto già una, okay, vedete, per dare praticamente questa scalinatura, okay, quindi dobbiamo lasciare sempre una, in fondo.
Quindi qua adesso abbiamo fatto 14 maglie bassissime, facciamo una catenella per girare il lavoro, okay, e di nuovo andiamo sempre a lavorare qua, questa riga qua che s'è formata, la prima, questa qua, la saltiamo, quindi iniziamo qua dalla seconda e facciamo sempre 14 maglie bassissime. Okay, saltiamo solo quando veniamo praticamente da questa parte di lato saltiamo una. Quando facciamo il ritorno ne facciamo tante quante ne abbiamo lavorate prima, okay? Quindi prima ne abbiamo fatte 14, qua adesso ne andiamo di nuovo a lavorare 14, prendendo sempre solo una parte della maglia, non tutta, okay, sempre la maglia solo quella più esterna. Sembra difficile, però alla fine se si capisce un attimo com'è l'andamento non è molto difficile. Okay, l'ultima facciamo attenzione perché tende a nascondersi un po', okay, quindi non ce la dimentichiamo, cerchiamo sempre di lavorarla, okay. Quindi un'altra catenella per girare il lavoro. Okay, quindi la prima la saltiamo, andiamo nella seconda e adesso dobbiamo farne 13. Quindi 1 e 13. Di nuovo una catenella per girare il lavoro, okay, di nuovo si inizia dalla seconda e si fanno di nuovo 13 maglie bassissime. 12, vedete la tredicesima si nasconde, è qui quindi allarghiamo piuttosto un po' bene e andiamo a prenderla. Okay, e 13. Quindi di nuovo adesso andremo a lavorare 12 maglie bassissime e 12. Okay, di nuovo si gira e si fanno 12 maglie bassissime. 11 e la 12esima, vedete che tende a nascondersi, è qua. Okay, e 12. Quindi dobbiamo continuare così fino ad arrivare a lavorare 4, solo 4 maglie bassissime, okay? Quindi continuiamo così, adesso abbiamo fatto il 12, quindi andremo a fare 11 e 11 di ritorno, poi 10 e 10 di ritorno, okay, fino a quando arriviamo a solo 4 e 4 di ritorno. Ci fermiamo lì, ci vediamo dopo, che vi faccio vedere poi come continuiamo. Allora, sono arrivata quasi alla fine, devo fare l'ultimo giro da 4, quindi 1, 2, 3 e 4 e adesso faccio il ritorno. Quindi 1, 2, 3 e l'ultima che si nasconde, eccola qua, e 4. Okay, e quindi questa è la fine. Adesso facciamo una catenella e poi dobbiamo andarci a mettere praticamente qua in mezzo. Vedete che si sono formati questi, okay, questi archetti qua piccolini, vedete? Di qua. Ecco, noi praticamente dobbiamo andare a prendere tutti questi archetti. Quindi iniziamo
prendiamo il primo, li prendiamo solo, li mettiamo tutti sull'uncinetto e poi li chiudiamo tutti insieme dopo, Quindi prendiamo, okay, tiriamo su. Vedete, li mettiamo tutti sull'uncinetto prima. Sì, sono un po' stretti, facciamo un pochino di fatica, però okay, riusciamo a prenderli. Questo e prendiamo anche l'ultimo qua dove c'era il cappietto iniziale, questo pure lo prendiamo. Quindi prendiamo il filo e facciamo passare tutto, okay, tutto nelle maglie, andiamo ad arricciarlo un po' così. Okay, questo opla, mettiamo qua, andiamo a fare una maglia bassissima per chiudere, okay, rientriamo qua dentro e facciamo un'altra maglia bassissima. Okay. E qua possiamo anche tagliare il filo. Allora, per chi lo vuole cucire conviene che lascia il filo lungo, per chi invece vuole, incollarlo lo può anche tagliare corto, Okay, e facciamo la chiusura di sicurezza. Okay, e questa è l'ala. Okay, io m'ero preparata già anche l'altra, m'ero portata avanti con il lavoro, quindi sono le 2 ali, okay, quindi verrebbero poi così dietro al all'angioletto. Okay, vedete? Da una parte e dall'altra. Capelli. Per i capelli, appunto, prendiamo il, marrone. Io me le sono già fatto. La lavorazione è la stessa della testa, quindi anche qua, voi fatevelo, perché tanto non è niente di nuovo, è già tutto visto e rivisto. Quindi la stessa circonferenza della testa, quindi dobbiamo arrivare a 30 maglie basse e fare fino al 10° giro con 30 maglie basse, okay? Quindi iniziamo, facciamo tutti i giri di aumenti fino ad arrivare al giro quinto, con 30 maglie basse e poi fare altri 5 giri di 30 maglie basse e quindi s'arriva, a questa misura, che sarebbe appunto la stessa misura della testa, in modo che poi, vedete, ci entra benissimo. Okay? Quindi adesso, per, questo angioletto qua che sto facendo, io, allora io in questo, come potete vedere, ho fatto normalmente così, ho fatto una sorta di ciuffetto da, appunto qua sulla fronte e poi ho, fatto i capelli. Adesso vi faccio vedere invece un altro modo. I capelli poi ve li faccio vedere, che poi i capelli non sono altro che, se vi ricordate, se avete visto il video, e al massimo ve lo ricordo di nuovo qua sopra, le girandole, no scusate, le ghirlande, natalizie. La lavorazione è quella. Ho fatto praticamente 20 catenelle, mi sono attaccata direttamente ai capelli, ho fatto più o meno 20, 25, 30, dipende un po' uno della lunghezza che vuole fare. Infatti come vedete non sono tutti uguali, sono chi un po' più lungo e chi un po' più corto. Quindi ho fatto appunto 20 catenelle, 25 e poi per ogni catenella ho fatto 2 maglie basse. Okay, fino a ritornare qua e si forma, come abbiamo visto già per le ghirlande, si forma praticamente tutto sto vortice, sto boccoletto, okay? In questo caso ho fatto appunto i boccoletti per i capelli dell'angioletto. Quindi chi volesse farlo così, con i capelli, cioè con la coda fatta così, appunto può utilizzare questo metodo. Mi sono andata a, mettere proprio qua nel mezzo, okay, ne ho fatti 5 boccoletti, okay, e li ho presi proprio da qua in mezzo,
ok? Mi sono infilata da una parte all'altra, vedete, della maglia, ok? E mi sono tirata su le catenelle e ho lavorato il ritorno. Quindi non è niente di difficile se lo volete fare così. Se no adesso appunto vi faccio vedere una versione che è che può andar bene essere maschile, ok? Per il maschietto. Quindi che poi maschietto, femminuccia può andar bene. Io ad esempio questo qua adesso lo faccio così, che sembra da maschietto, però poi aggiungendoci dei capelli, cioè dei fili che fanno i capelli sciolti, tipo capelli sciolti, legati poi dietro con la coda, viene ugualmente da femminuccia. Ok? Quindi vi potete un po' sbizzarrire con i capelli. Ho visto che ci sono vari modi da poter fare, quindi sta un po' a voi quello che volete, che vi piace di più, come lo volete fare. Se lo volete fare da femminuccia oppure da maschietto, dipende un po'. Allora, quindi io qua ero arrivata al giro 10º, quindi avevo fatto le mie 30 maglie basse e adesso andremo a fare, quindi a prendere la maglia successiva, fare una maglia bassissima, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio un'altra maglia bassissima. Poi vado nella maglia successiva, di nuovo una maglia bassissima, 2 catenelle, di nuovo rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassissima. Questa è praticamente tutta la lavorazione che bisogna fare. Maglia bassissima, 2 catenelle, nella stessa maglia fare di nuovo una maglia bassissima e vedete che viene tutto un contorno fatto tipo dei ricciolini tutto sul davanti. Quindi nella prossima maglia bassissima, 2 catenelle, di nuovo si rientra nella stessa maglia e si fa una maglia bassissima. Ok, è molto semplice, quindi non c'è non è difficile. 2 catenelle e di nuovo si rientra qua e si fa la maglia bassissima. Ok, quindi potete continuare così, continuiamo così fino ad arrivare qui alla fine. Poi per quando abbiamo finito qua lasciamo il filo lungo, perché anche questo poi andremo a cucirlo alla testa, ok? Quindi ci lasciamo già il filo lungo da qua. Ok, continuiamo così. Allora, come potete vedere ho finito tutto il mio giro ed è un simpatico motivetto che appunto è venuto tutto intorno ai capelli. Ho lasciato appunto il filo lungo, adesso andremo a fare l'aureola. Allora, quindi prendiamo il giallo e facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto come il vestitino sotto, ok? Lo andiamo a fare con delle maglie bassissime tutte lavorate intorno. Allora anche qua iniziamo sempre dal dietro, quindi la chiusura ce l'abbiamo qua, andiamo sempre verso la sinistra, quindi contiamo 1 2 3 4 5, quindi tra il quinto e il sesto giro ci andiamo a mettere, ok? Quindi qua. Poi in base un po' a come viene fatto l'acconciatura, diciamo, possiamo fare l'aureola o un pochino più bassa o ancora un pochino più alta. Ok, io per questo qua che la vado a fare con poi i capelli che adesso vi farò vedere, ok, mi serve un pochino più alta e quindi la faccio a questa altezza. Ok, quindi anche qua prendiamo il filo da dietro e andiamo, vedete, da una maglia all'altra, ok, nei buchetti e andiamo a tirare sul filo facendo delle catenelle. Anche qua molto largo, mi raccomando. E la stessa cosa quando arriviamo qua alla chiusura, la stessa cosa, ci troveremo una riga più su e quindi l'ultima la andremo a fare
andando in giù, okay? Quindi facciamo anche qua tutto il giro come abbiamo fatto per il vestitino.